Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa sciarpa che ho pensato per i nostri uomini. È una sciarpa molto facile, molto veloce da fare, a questo punto semplice, che è una costa inglese, vista per così. Non ha né diritto né rovescio, quindi si può girare da tutte e due le parti. L'ho pensata per uomo, ma in realtà potrebbe essere benissimo unisex in base al filato. Può diventare benissimo anche una sciarpa da donna. Per realizzare questa sciarpa ho usato circa 170 grammi di Bravissimo della Tessiland del colore grigio e un uncinetto del 5,5. Ora io, per farvi vedere il punto, farò un piccolo campione, perché la sciarpa l'ho già fatta e vi do già subito le misure della sciarpa. È lunga 170. L'ho lavorata nella lunghezza, quindi ho caricato tante catenelle quanto è lunga la sciarpa, per un totale di 250. Appunto ho usato l'uncinetto del 5,5 e ho lavorato per 26 righe di andata e ritorno. Ora vi faccio vedere che punto ho usato. Per il punto è semplicemente un mezzo punto alto, non necessita di numeri, quindi carichiamo un numero di catenelle in base alla lunghezza che vogliamo ottenere. Io adesso qui sto facendo un campione, quindi faccio una quindicina, 20, via. Ok, filo sull'uncinetto, vado a lavorare nella terza catenella che ho a disposizione, quindi la prima e la seconda catenella saranno il nostro primo mezzo punto alto e vado a lavorare un mezzo punto alto, quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho a disposizione, prendo ancora il filo, questo taglialo, quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho subito a disposizione, estraggo il filo, riprendo il filo, scarico tutti e tre gli anelli e faccio il punto e vado avanti a lavorare in questa maniera per tutta la riga. Ho lavorato l'ultimo punto, salgo con 2 catenelle che non conteremo come primo punto. Ora andiamo a vedere come è formato il mezzo punto alto. Abbiamo il punto sopra dove lavoriamo normalmente, entreremo qui e prenderemo le 2 costine. Se lo giriamo troviamo anche questa costina, questa qua. E noi andremo a lavorare lì, praticamente filo sull'uncinetto, anziché entrare nel punto in questa maniera e prendere le 2 costine, andremo con l'uncinetto a prendere questa costina che ho di traverso, che ho davanti, e faccio il mezzo punto. Filo sull'uncinetto, vado a cercare questa costina, di nuovo non entro qui ma entro qui e faccio il punto. In questo modo avremo l'effetto costa inglese. Quindi andiamo avanti. Filo sull'uncinetto, vado a prendere questa costina, entro e faccio il punto. Di nuovo vado a cercare questa costina un po' di traverso, faccio il mio mezzo punto alto. Di nuovo prendo il filo
Se il lavoro lo teniamo, anziché tenerlo così, lo teniamo così, riusciamo a vederlo meglio. E qui siamo arrivati all'ultimo punto, attenzione perché si nasconde, ma la costina da prendere è sempre questa. Quindi salgo con 2 catenelle, giro il lavoro e vado subito nel punto che ho qua sotto e vado a prendere la costina. E di nuovo entro in quello successivo prendendo sempre la costina. Il lavoro è sempre questo. Anziché lavorare prendendo tutto il punto, dovremmo andare a prendere la costina sotto, che ci resta subito davanti, ma è sotto il punto. In questo modo otteniamo questo effetto. E siamo arrivati alla fine. La costina da prendere è questa qui. Un po' di pazienza perché tende a essere un po' più stretto il punto di accesso. Ora di nuovo stesso lavoro. Salgo con 2 catenelle, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nella prima costina che ho subito sotto perché le 2 catenelle non verranno contate come punto e vado a lavorare prendendo la costina sotto l'accesso principale del punto. Se non riuscite a capire qual è la costina da prendere all'ultimo punto, non resta altro da fare che guardare dal diritto. Quindi dal diritto abbiamo il punto intero che deve restare così, quindi giriamo e andiamo a prendere la costina sotto, così. Faccio l'ultimo punto. Ripartiamo da capo, 2 catenelle che non verranno contate come punto, filo sull'uncinetto e vado a prendere la costina. Qui sono all'ultimo punto, filo sull'uncinetto e vado a prendere questa qui che si sbuca proprio davanti. Se non riuscite a entrare con l'uncinetto nella maniera tradizionale, puntatela proprio con l'uncino al contrario e voilà. Il lavoro è tutto questo praticamente. Andata e ritorno si forma questa bellissima costa che richiama tanto la costa inglese del lavoro a maglia. Ecco fatto il mio campione, è come potete vedere una lavorazione molto semplice, resta uguale sia dal diritto che dal rovescio, in realtà non c'è né diritto né rovescio. E con oggi è tutto, spero di avervi dato un'idea in più.
E a me questo progetto piace tanto perché è molto semplice e molto veloce. Si può adattare benissimo sia uomini, donne, bambini, giocando coi filati, coi colori, con le frange, senza frange. Si può veramente con lo stesso progetto accontentare diverse persone. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati con me. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. E inoltre vi ricordo anche che ho una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti!